Sono in contatto con un uomo. Una persona con una mente brillante. Un visionario. C'è qualche messaggio che lo spirito ti ha detto che dovrei sapere? Se continui a galleggiare, andrai nella direzione sbagliata. Tu sei sulla Terra perché hai uno scopo. La moglie del Signore mi ha prestato uno degli abiti del marito che ha fatto apposta per lui. Mio figlio è andato da uno sciamano ieri. Lo sciamano gli ha detto: la divinità della natura non ha sufficienti risorse, fatele delle offerte. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Mi trovo a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia. Quello che vedete più o meno dietro di me è la statua di Gengis Khan. Oltre ad essere la capitale più inquinata del mondo, è famosa anche per essere in parte un accampamento, perché non lontano da qui c'è una zona che si chiama Ger District, dove più di 800.000 persone vivono in case come quella delle Ger, ovvero delle case tradizionali dei nomadi della Mongolia. Sono case smontabili fatte con pali di legno e teloni di feltro. E questo perché una delle religioni più diffuse in Mongolia è lo sciamanesimo, che ha come uno dei fondamenti principali quello di non modificare la natura. Le Ger, infatti, rispetto alle nuove costruzioni che stanno spuntando come funghi nella capitale, non hanno le fondamenta e quindi rispettano i pilastri dello sciamanesimo. Ma cosa sappiamo di questa religione? La pratica dello sciamanesimo ha radici profonde nella cultura nomade della Mongolia. Prima dell'adozione del buddismo e di altre religioni, le tribù mongole seguivano solo le pratiche spirituali degli sciamani, considerati mediatori tra l'umanità e il mondo degli spiriti. Attraverso profondi stati di trance riuscivano a entrare in contatto con gli antenati per chiedere protezione o conoscenza. Erano capaci di diagnosticare e curare malattie gravi e guidare le persone attraverso esperienze spirituali per prevedere il futuro e per interpretare segni e presagi. Lo sciamanesimo attribuisce un'anima o uno spirito a tutti gli esseri viventi e agli elementi della natura. Per questo motivo, gli spiriti degli animali, delle piante e degli elementi possono influenzare la vita umana e devono essere profondamente rispettati e onorati. Oggi, sebbene il buddismo tibetano sia la religione dominante in Mongolia, lo sciamanesimo continua a essere praticato da alcuni mongoli, soprattutto nelle regioni più rurali, come parte integrante della loro identità culturale e spirituale. L'obiettivo di questa missione è incontrare uno degli ultimi veri sciamani. Ma per riuscirci dovremo attraversare la Mongolia via terra, affrontando uno dei territori più impervi e insidiosi al mondo su un mezzo non proprio di ultima generazione. E a prima vista potrebbe sembrare anche uno scassone e non il mezzo più adatto per attraversare la Mongolia in inverno, ma il UAZ 452 ha fatto la storia. È entrato nella leggenda perché si dice che la Russia abbia vinto la seconda guerra mondiale proprio grazie a questo furgoncino, perché durante un momento molto difficile della guerra avevano bisogno di trasportare feriti, persone, militari da una parte all'altra del paese, ma la Russia è sterminata, infinita e in più ci sono climi totalmente diversi, anche se non sembra. Può attraversare neve alta fino a 5 metri, può guardare fiumi, può attraversare sterrati, può fare veramente di tutto e può anche accogliere fino a 9 persone, proprio quelle persone che ti possono tirare fuori dai guai spingendo il camioncino se c'è qualche problema. Quindi questo è il mezzo adatto per iniziare la nostra avventura in Mongolia. In questa spedizione l'uomo chiave è proprio il nostro autista, perché oltre a mettere a disposizione il bolide è il cognato di una delle sciamane più potenti della Mongolia.
Il mio nome è Bata. Ora stiamo andando a visitare la mia sorellastra, che è una sciamana. Lei può curare le persone e con i suoi rituali può cambiare il destino per una vita migliore. Il suo potere può tutto. Credo nello sciamanismo. Ci credo tanto. Gli sciamani sono in grado di connettersi con madre natura e la terra ci dice cosa sbagliamo e come dobbiamo comportarci. Il ruolo degli sciamani è di prevedere il futuro e agire da intermediari con gli spiriti per condividere ciò che madre natura vuole dirci. È questa la loro missione. E anche in questo viaggio siamo protetti da NordVPN che ci fa navigare in totale sicurezza sia quando siamo a casa che quando viaggiamo in giro per il mondo. E adesso vi spiego come. NordVPN è il mio alleato numero 1 per mantenere la mia connessione a internet sicura. E nel link che troverete in descrizione avrete un'offerta speciale per acquistare 2 anni più 4 mesi extra di NordVPN con uno sconto esclusivo e in più fino a 50 euro di carta regalo da utilizzare per i vostri prossimi viaggi su Flixbus, Airbnb, Italo, Vola Gratis, Amazon e altre centinaia di store. Questa offerta speciale è valida fino al 30 maggio e con un solo account NordVPN si possono usare 10 dispositivi in contemporanea. Così potete proteggere sia voi sia la navigazione di tutte le persone a cui volete bene. Quindi se mentre guardi questo video non stai utilizzando una VPN, è il momento giusto per pensarci su, perché il tuo indirizzo IP, la tua cronologia di navigazione, la tua posizione e altri dati sensibili sono visibili nel migliore dei casi a inserzionisti e purtroppo anche a criminali informatici. E come sempre io vi lascio un link in descrizione con la migliore offerta sul mercato in questo momento per provare NordVPN e navigare in totale sicurezza ovunque voi siate. E adesso continuiamo la nostra avventura nel mondo dello sciamanesimo. Dentro al WAZ di Bata il riscaldamento funziona egregiamente, ma fuori le temperature sono proibitive e per una volta va benissimo così, perché dovremo attraversare per centinaia di chilometri uno dei laghi più grandi al mondo, sperando sia ben congelato. Durante l'inverno il lago Ovsgol, che gli sciamani venerano chiamando Oceano Madre, diventa praticamente un'autostrada, nonché uno spettacolo naturale mozzafiato. Eccolo qua. Questo è il mio collega. Si chiama Nicola e ha qualche serio problema di testa. Ah, bellissimo. Vuoi fare? È bellissimo. Siamo qui per lavoro, eh? Le giornate sono brevi e di notte è sconsigliato viaggiare. L'unico modo per sopravvivere a queste temperature estreme è cercare rifugio in una ger, la casa tradizionale dei nomadi mongoli. E Bata fortunatamente ne conosce una non distante da noi. È esattamente come avevo letto nei libri. Calda, accogliente, spaziosa. Qui dentro le ger dei nomadi vivono famiglie intere, anche se sembra uno spazio piccolissimo, qui ci possono vivere anche 10-15 persone, perché chiaramente adesso questa è una cucina, però è anche un salotto, però è anche la camera da letto. Quindi qui si svolge tutta la vita dei nomadi ed è meraviglioso come non c'è, come potete vedere, non esiste intimità, però le famiglie nomadi sono veramente unite tra di loro, perché appunto per questo, perché i problemi devono
Grazie. Alba ci ha appena offerto del mangiare. Dicevo che qui i problemi è meglio risolverli perché si vive tutti sotto lo stesso tetto o meglio sotto la stessa tenda. Ovviamente anche qui nella guerra dei nomadi mongoli è buona usanza accettare tutto ciò che viene offerto e tra i biscotti e le caramelle c'è questo che viene chiamato arol. È tipico, un tipico snack mongolo, sarebbe latte fermentato, ha un gusto veramente veramente forte, quindi se non vi piace lo yogurt, per farvi capire, andate sui biscotti, perché una volta che lo assaggiate, una volta che lo provate lo dovete finire. Quindi questo è l'arol e vi assicuro che il sapore è veramente veramente forte. La Guerra è sicuramente una delle case più affascinanti che abbiamo visto in giro per il mondo, perché essendo uno spazio così piccolo per tante persone c'è soltanto il necessario, non c'è nessun oggetto superfluo e anzi vi faccio vedere qual è l'oggetto più importante di tutta la casa, che è la stufa. La stufa riscalda tutto l'ambiente, chiaramente ci si cucina col fuoco, ma il fuoco è anche lo spirito che viene venerato dalla famiglia, perché loro venerano spiriti, anche un mix buddismo, animismo, la loro religione è molto particolare. È sorprendente quante persone possono stare dentro una guerra. Siamo almeno una quindicina, ci sono i padroni della guerra, con tutta la loro famiglia, i loro figli. Dormiamo tutti insieme stanotte, sono stati gentilissimi, ci hanno ospitato e noi stiamo dormendo a terra, come è normale che sia, e il padrone di casa hanno un lettino di metallo, semplicissimo, però chiaramente è un gran lusso qui. E per loro è normalissimo, ci siamo appena conosciuti, ma adesso dormiamo tutti insieme. C'è un dettaglio non trascurabile, che la guerra di notte anche viene lasciata aperta per lasciare uscire tutto il calore della stufa, però fuori ci sono almeno meno 20 gradi ed è una notte calda d'inverno. La vita di una famiglia nomade gira attorno a due elementi essenziali, la ger e il bestiame. La ger è un'abitazione trasportabile che gli permette di spostarsi agilmente seguendo il corso delle stagioni, proprio per far pascolare il bestiame che fornisce tutto ciò di cui la famiglia ha bisogno: cibo, latte, combustibile, ovvero lo sterco, e mezzi di trasporto. Donne e uomini nomadi svolgono ruoli complementari per garantire la sopravvivenza e il benessere della famiglia. La donna si occupa delle attività domestiche, come la preparazione del cibo, la cura della ger e l'educazione dei figli, ai quali con amore e devozione tramanda i 3 pilastri dello sciamanesimo: rispettare la terra, gli animali e gli antenati. Si può dire che non ci sia niente di più tradizionale di un pasto del genere. Buz, che sono i ravioli tradizionali mongoli, che sono fatti di carne di yak, cipolla e lardo, e questa è la bevanda, una bevanda che bevono mattina, pranzo e sera, che è tè, latte e carne che può essere di vari animali, e anche lardo. Alcune volte mettono il lardo qua dentro, però ci hanno spiegato che quando c'è il lardo diventa molto più pesante, e il sale. Quindi una bevanda che va bene mattina, pranzo e sera, se la bevono sempre per riscaldarsi. L'uomo invece deve essere un abile pastore e anche cacciatore. Con fierezza guida la propria famiglia e le mandre di yak e cavalli attraverso pascoli senza fine, proteggendoli dai pericoli naturali e dai predatori. Il cavallo è proprio il simbolo della libertà dei nomadi e un animale sacro per lo sciamanesimo. Per farvi capire l'importanza del cavallo, un antico proverbio mongolo recita: un uomo senza un cavallo è come un uccello senza ali. How? Tu hai capito? Io non molto.
Quasi. 이게 지금 뭐 실적이었어요? Quasi. Preso! Hai preso la zampa! L'ho preso! Quindi se lo lascio andare perché non l'ho preso bene. Stiamo facendo un po' di danni. Sono scappati tutti i cavalli. Questo non lo farà mai più rifare. Scappati tu! Per non farmi sentire troppo in colpa, la signora mi spiega che il problema è il colore del mio piumino che spaventa i cavalli. E così, come se me lo meritassi, mi onora di un abito tradizionale del marito, fatto proprio da lei per accompagnarlo a una gara di cavalli. È una giacca invernale con un rivestimento interno. L'ho fatto per mio marito. È caldo. Un del non è completo senza la sua cintura. Soltanto che si usa metterlo molto, molto basso nella vita e ancora non ho capito il perché. Però questo è come si veste un vero uomo nomade della Mongolia. La moglie del signore mi ha prestato uno degli abiti del marito che ha fatto apposta per lui e tiene molto più caldo della mia giacca tecnica. E adesso stiamo per veramente andare a vedere qualcosa di tipico tradizionale dei nomadi. La corsa a cavallo, infatti il signore ha proprio nella sua guerra degli stemmi, degli stendardi che sono tutte le vittorie che ha ottenuto con la corsa ai cavalli, però non so se lui competerà. Era da 10 anni che non salivo su un cavallo e salire su uno mongolo non è il massimo perché sono veramente fieri e difficili da domare, però in realtà il signore sembra che li tratti veramente bene, quindi sono tranquillissimi. Siamo arrivati un po' tardi, sarà forse per il mio galoppo un po' troppo lento, ma le gare sono quasi finite, ne manca soltanto una, quella dei bambini, che in realtà sono i cavalieri prediletti qua in Mongolia perché sono molto più leggeri, sono molto più piccoli e quindi riescono ad andare più veloce in gare di endurance, di resistenza come quelle che stanno facendo qua. Di solito il sabato loro, per celebrare questa giornata di festa, fanno delle gare tra tutti i nomadi qua vicini della zona per misurare qual è il cavallo più veloce sulla lunghezza. I bambini sono quelli che comunque gareggiano più frequentemente perché devono imparare sin da piccoli e perché sono più veloci. Quindi adesso li aspettiamo qui all'arrivo e vediamo cosa succede. In tutta questa valle le persone si prendono cura dei cavalli. Queste gare sono per apprezzare i risultati del loro duro addestramento e noi qui scommettiamo sulle corse per capire i risultati del lavoro fatto con i cavalli durante l'inverno. Ed eccolo qui il campione. Ha vinto lui la gara. Il padre gli ha insegnato a galoppare a 2 anni e dalle sue parole comprendo quanto sia importante per loro tramandare questa tradizione. Il cavallo è l'orgoglio dell'uomo mongolo, è parte dell'eredità culturale mongola. Gengis Khan ha conquistato il mondo in sella al suo cavallo. Ecco perché le gare ippiche sono l'orgoglio di noi mongoli.
Siamo già ampiamente in ritardo per il nostro incontro con la sciamana, ma ne è valsa la pena. Questa splendida famiglia ci ha onorato della rinomata generosità e accoglienza dei nomadi mongoli. Ma prima di salutarli, sono curioso di chiedere a questo signore cosa voglia dire vivere come un nomade. Dobbiamo spostarci in luoghi differenti in base alle esigenze del nostro bestiame. Non possiamo vivere se siamo distanti dal nostro bestiame, se siamo lontani dall'acqua e dalla terra. Siamo connessi alla natura. Quando da qui ci spostiamo, oltre il fiume, gli sciamani dicono che la terra soffre la nostra mancanza. Quindi non possiamo spostarci da qui. Nemmeno il bestiame può pascolare. Sono abituati a pascolare in tutta quest'area. Quando abbiamo bisogno di tagliare gli alberi, ad esempio, dobbiamo averne rispetto e considerazione, facendolo soltanto se necessario. Gli sciamani ci aiutano a comprendere i sentimenti della natura. Sanno che serve calmare la natura. Ci dicono: è per quello che hai fatto alla natura che oggi ti senti male. E anche il tuo bestiame ne risente. La natura, gli umani e gli animali sono connessi. La natura, gli umani e gli animali sono connessi. È tutto connesso. Perché non riusciamo a vederlo in città? Lo sciamanesimo attribuisce un'anima o uno spirito a tutti gli esseri viventi e agli elementi della natura. Per questo motivo, per i nomadi, gli spiriti degli animali, delle piante, degli elementi possono influenzare la vita umana e devono essere profondamente rispettati e onorati. Dopo un'altra lunga giornata di viaggio guidati dalla bellezza selvaggia del panorama, finalmente attraversiamo un varco che segna l'ingresso al mondo dello sciamanesimo. Lungo il confine tra il mondo terreno e il mondo spirituale sono posizionati 13 ovo, eretti oltre 500 anni fa, per rappresentare gli animali dello zodiaco mongolo, che corrispondono a 12 anni lunari. Questi ovo sono luoghi di preghiera e offerte per gli spiriti e gli antenati, dove le persone lasciano doni come pietre, monete, tessuti o cibo, come segno di rispetto e gratitudine. Mancano ancora centinaia di chilometri alla Gher della Sciamana e così ci fermiamo per riposare e rifocillarci da un'altra famiglia di nomadi. In Mongolia è tradizione offrire ai viaggiatori un rifugio e del cibo, poiché fuori dalle poche città non esistono né hotel né ristoranti. Questo gesto di generosità è considerato sacro nella cultura dei nomadi e viene fatto senza aspettarsi nulla in cambio. Il capofamiglia è profondamente colpito dalla nostra missione e ci racconta cosa significhi per lui lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo ci aiuta a connetterci con i nostri avi, perché da soli non siamo in grado di recepire i messaggi dei nostri antenati. Ci aiuta a comunicare tra i vari mondi. Connette tutto. C'è un messaggio di uno sciamano che ti ha cambiato o che magari ti ha salvato la vita, in qualche modo. Mio figlio è andato da uno sciamano ieri per capire cosa non andasse con il bestiame. Il bestiame stava morendo in massa, quindi è andato da uno sciamano e questo gli ha detto: avete preso troppe risorse dalla divinità della natura, fatele delle offerte. Questo succede quando uomini come noi sfruttano la natura in maniera sconsiderata. Siamo connessi con la natura. Probabilmente con le nostre azioni l'abbiamo infastidita. Come ti aiutano gli sciamani ad essere più felice? Quando lo sciamano entra in trance, uccide tutti gli spiriti maligni che si trovano attorno a me. Quindi ci rivolgiamo allo sciamano affinché distrugga tutti i mali imminenti e la cattiva sorte. E dopo 2 giorni di viaggio raggiungiamo finalmente la Gher della Sciamana. Non so se sono pronto, ma sono sicuramente curioso di ammirare dal vivo una cerimonia così antica, così potente, e scoprire se i miei antenati possono aiutarmi nella mia ricerca della formula della felicità.
In questo momento è in contatto con i miei antenati. Sono in contatto con un uomo. Un tuo antenato con un naso adunco, viso marrone con capelli e baffi. Una persona con una mente brillante. Un visionario. C'è qualche messaggio che lo spirito ti ha detto che dovrei sapere? Sei in questo mondo perché hai un grande scopo. Avrai una missione finché continuerai a realizzare le cose che hai in mente. Rendi i tuoi pensieri i tuoi obiettivi, però attento, non galleggiare, andrai nella direzione sbagliata. Fai tua questa missione. Abbraccia il tuo destino con coraggio. Qual è il vero significato di felicità per gli spiriti? Non puoi pormi questa domanda. Non può essere così facile. Lo devi scoprire da solo. Grazie. Aveva i baffi. Assomigliava a te, ma un po' più grasso. Vecchio con i baffi. Era una persona brillante, sì. Nobile. Molto nobile. Il luogo dove viveva l'anziano è diverso dal tuo. Viveva in un posto come in campagna, da qualche parte diversa da adesso. Perché è venuto? Perché proprio lui? Ciò che stai cercando di realizzare si avvererà, purché tu sia sincero con la tua anima e anche sicuro di te. Tutto andrà bene. Anno dopo anno la tua luce aumenterà a livello successivo. Andrà sempre più in alto, sempre più in alto. Noi mongoli diciamo che le anime come la tua conosceranno l'illuminazione giorno dopo giorno. Proprio così. Ti piace andare in molti posti diversi e continuerai a scoprire gli angoli più remoti del pianeta. Questo è quello che sto facendo ora in realtà. Sto viaggiando in tutto il mondo per capire come cambia la felicità in tutti i posti e per imparare dagli altri. Finché terrai acceso con sincerità il fuoco che porti dentro, dovrai portare avanti questa missione. Il tuo sforzo si espanderà in tutto il mondo. Anno dopo anno ti circonderai di sempre più persone, sempre di più. Porta questo con te, sempre. Cos'è questo? Ginepro. Ginepro. Ti proteggerà dal male. Sono molto curioso di sapere cosa sia la felicità per te. È il mondo psichico che passa attraverso il mio corpo e trasmette il messaggio. Tu aiuti tutti a migliorarsi o a sentirsi meglio, ma a volte devi assorbire energie negative o i problemi delle persone. Non posso resistere al destino che è stato scritto per me. Ho ricevuto il potere degli spiriti. Devo vivere per aiutare il prossimo e sconfiggere il male. Devo guarire le persone e allontanare gli spiriti malvagi, ma è difficile. È un destino duro, che non si vede con gli occhi e non si tocca con le mani. È così. Tolta la maschera, la sciamana si svela in tutta la sua umanità. Ogni sua energia, ogni suo respiro è dedicato al benessere degli altri. La felicità altrui è diventata la sua missione. La sua vita è un'offerta quotidiana, un sacrificio silenzioso al servizio della comunità. E nel profondo di queste terre ancora selvagge, dove il mondo visibile si confonde con quello degli spiriti, ho compreso quanto lo sciamanesimo sia più di una semplice pratica spirituale. È un invito a riconnettersi con le radici più profonde della nostra esistenza.
a riscoprire la saggezza degli antichi e ad abbracciare la bellezza del mistero che ci circonda. E il mio antenato, chiunque esso sia, aveva ragione. Attraverso la sciamana mi ha ricordato che la felicità non conosce scorciatoie. È una scoperta personale, un cammino interiore che nessun altro può percorrere al posto mio. Bisogna solo avere il coraggio di esplorare i confini della propria anima.